Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale YouTube. Oggi siamo con questo video che è un video un po' particolare. Vi presento appunto la persona che è qui con me. Ciao a tutti. Che è Francesco Renzoni. Questo canale infatti d'ora in avanti cambierà molto, perché sicuramente cambierà anche nome. Sarò affiancato d'ora in avanti appunto dal mio amico che mi aiuterà nella produzione di contenuti, anche nell'apportare nuove idee, anche un punto di vista diverso, quindi tutto per cercare di fornirvi i contenuti migliori possibili, e in particolar modo cercando di focalizzarci un pochino sui contenuti sul campo, cosa che prima avevo difficoltà a fare perché da solo è molto difficile, specialmente qua in Italia gli animali sono molto schivi, quindi riuscire a filmarsi, fare tutto non è facile. Voi avrete visto Francesco già perché ve l'ho introdotto nel video precedente in cui appunto facevamo un'uscita fotografica insieme. Però ecco, qua oggi sono a presentarvelo perché da in avanti diventerà anche il collaboratore principale che mi affiancherà in questa nuova avventura, che sarà quella appunto di creare un canale nostro che appunto vi fornisca anche delle nozioni su come muovervi in natura, su quella che è la nostra idea di fotografia naturalistica e su come ci si comporta in generale in tante situazioni. Ma ovviamente non faremo solo questo. Francesco, lui diciamo che scatta con un'attrezzatura diversa dalla mia, come vedete lui scatta con Sony, quindi io Canon, lui Sony, riusciremo magari a portarvi anche dei confronti, dei contenuti su questo, magari recensioni, confronti, attrezzature eccetera. Tra l'altro devo dire che dico subito che questa lente mi ha veramente impressionato, non so se è lui che è molto bravo oppure l'obiettivo, che comunque la qualità risultante è veramente ottima, davvero buona. Quindi magari vi parliamo anche in dettaglio di queste cose qui. Poi Francesco, da quant'è che fotografi tu? Ma più o meno che fotografo sono 5 anni, ma prima prevalentemente facevo paesaggio, mentre da 2 anni a questa parte mi sono appassionato diciamo alla vera e propria fotografia naturalistica, cioè di animali selvatici e tutto ciò che lo riguarda. Ok, diciamo un percorso comune a molti di noi che preso il sottoscritto. Anche io ho iniziato prima facendo fotografia astronomica, per la verità, poi fotografia di paesaggi e poi passando dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo siamo passati dall'universo agli animali e agli insetti, anche insomma un po' tutto quello che ci circonda, perché alla fine uno quando si trova immerso nella natura spesso nemmeno ci fa caso, ma ci sono, diciamo, oltre al contenitore c'è anche il contenuto, oltre ai paesaggi che rappresentano un pochino il contenitore c'è anche il contenuto che è altrettanto importante, e appunto mi riferisco a tutte le forme di vita che abitano questi luoghi che spesso magari a cui uno non fa caso, non solo i grandi mammiferi ma appunto anche forme di vita più piccole, e appunto ci piace fotografare un po' di tutto. E come vi ha detto anche Francesco, lui fotografa da 5 anni più o meno e alla fotografia naturalistica si è approcciato non da moltissimo, però vi assicuro che è veramente molto bravo, è un gran talento, quindi specialmente nella composizione degli scatti e nella realizzazione degli scatti, quindi sono sicuro che riuscirete ad apprendere molto da lui anche sotto questo punto di vista. E allora Francesco, qual è magari la tua idea di fotografia naturalistica? Perché io ho espresso molte volte la mia idea, però se tu racconti magari chi ci segue, allora la mia come idea ti approcci sì. diciamo anche tu agli animali, come... Allora la mia idea di fotografia naturalistica innanzitutto è di rispettare in primis la natura, cosa importantissima. Seconda cosa, di non forzare la natura, di non cercare lo scatto perfetto, perché è una cosa sbagliatissima. L'importante è di avere pazienza, e con la pazienza vedrai che i risultati ti verranno non dico al 100%, ma verranno da soli, ecco. Infatti proprio raccontiamo questo aneddoto poco fa, abbiamo iniziato a registrare questo video, poi improvvisamente abbiamo visto un paio di caprioli in lontananza, erano appunto le 10:30, quindi pieno giorno. Questi caprioli praticamente sono messi a correre da 500 metri lontani a noi, sono venuti quasi addosso, praticamente sono arrivati a 4-5 metri e non ci avevano minimamente visto, e noi siamo stati lì a guardare increduli, perché sempre per testimoniare il fatto che a volte uno chissà cosa va a fare, poi cioè cosa si fa, non si fa per ricercare uno scatto, e poi invece semplicemente ed è lo scatto che cerca te, diciamo. Diciamo vivere la natura, e poi le cose accadono da sole.
E questo è un po' anche il concetto che vogliamo trasmettervi. Una cosa importante su cui crediamo è anche la possibilità appunto di darvi nozioni che siano utili, però diciamo che siano anche un modo di formare le persone che sia sostenibile, perché quello di cui ci siamo accorti è che ci sono veramente tantissimi fotografi ormai che fanno uscite sul campo, spesso in luoghi che una volta erano sconosciuti, e poi portando continuamente persone a fotografare in questi luoghi va a finire che poi queste persone ci vanno da sole, poi portano a loro volta altre persone. Questi luoghi gradualmente nel tempo vengono degradati, no? Cioè c'è un disturbo sempre maggiore, e anche se uno lo fa con le migliori intenzioni, però si produce inevitabilmente questo impatto. Che la mia idea è che se uno ovviamente lo fa perché per vivere, è chiaro che delle uscite ci possono stare nell'organizzazione generale del lavoro del fotografo, però le persone che magari lo fanno per passione come noi devono magari cercare un modo diverso di portare qualcosa di utile che sia però anche sostenibile. La nostra idea è appunto questa. Quindi cercheremo di farvi immergere con noi nella natura selvaggia in maniera rispettosa, trasmettendovi il nostro approccio alla fotografia e la nostra visione della fotografia naturalistica. Magari avremo modo anche di parlare di altri generi fotografici, fotografia di paesaggio, anche attrezzature, lezioni, tutorial, che vorremmo portarvi un po' di tutto, però ecco, in particolare focalizzandoci sui contenuti sul campo. Quindi niente, ora diciamo che vi lascio alle immagini di Francesco che inseriremo appunto adesso in un breve montaggio, che penso siano abbastanza eloquenti, parleranno da sole. E vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti e nuovi video che speriamo vi piacciono.